Ragazzi e ragazze, bentornati. Ci troviamo di nuovo qui su The Invincible. Siamo pronti probabilmente per imbarcarci negli ultimi atti di questa storia. Siamo arrivati quindi sul main deck, quindi siamo sul ponte principale della Conrad. No, Dio, come l'ha chiamata? Non mi ricordo più. Ragazzi, perdonatemi, sono cose poco importanti per il Condor, scusate, sulla Condor, esatto. Siamo tornati dal nostro amico sopravvissuto dell'Alleanza. E io, ragazzi, vi invito, forse per l'ultima volta di questa serie, a lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni video. Ora io non perdo altro tempo, commentino tattico, mi raccomando, come sempre. Spherical thrower, anti-protons. Oh, it'll be hell. Force field interference. Rahitra! Here. Ah. Aspetta un attimo. Posso settappare un... Puoi mettermi in contatto... Posso mettermi in contatto da solo con l'Astrogator? Credo di no. Yasna, are you there? Sì. What are you waiting for? Sto... È morto male questo. Sto cercando... Vabbè, arrivo. Ho fatto il giro... Now that you're here, why don't you help me? Che boy. What? Che c'è? Probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Che succede? Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. No. You're on your own. I'm gonna call my commander. Fine, suit yourself. Just don't disturb me. Ho scelto di non aiutarlo in questa missione suicida. Non è... Where can I find? Non è... Non è la mia crew. E io devo andarmene di qui. Ah, ecco. E dovevo prima. Me l'avevo beccato allora. Minigame? Minigame. Condor, over. Astrogator Novik speaking. The IC Dragonfly Unit Commander. Condor, are you there? I see you're picking up the signal. Astrogator, it's me. I made it to the Condor's bridge. What about Rahitra? He's here with me. Has it slowed down at all? On the contrary, there's gonna be direct conflict. Any moment now. That's not good. May I suggest you... Che è successo? Ah! Did you hear that? Yes, yes. It's hard not to. Ah, what a fucking mess. I must check on him. Copy that. Awaiting contact. Se ti sto... grazie mille. Che minchia è successo? Bellissimo il pianeta così. Che succede? Rahitra? What's going on? I don't understand. It was going so well. Is it over now? The field held? It got so many of them. It's gone completely mad. Now it's wandering around aimlessly. Sounds familiar. Sì. Quindi... Ma il coso che hai rilasciato? They look enraged. Sì. Listen, Sono I connected incazzati. with my astrogator. We need to talk about what's next. Dobbiamo partire di qua. Leave it like this. I guarantee you. Dobbiamo partire. Rahitra, your men are on their way here. On the Invincible. I've heard that before. Turns out it was true all along. They're flying here. Do you hear me? We'll sort everything out. So Horpak is flying here with company? What an honor. And when will they arrive, if I may ask? We Diciamogli la anticipate verità. they'll arrive in a few days. A few days? That's a lot of time for me. I realize. We'll come back to that. Let me go back to the radio. Merda, ma... I'll return soon. Quindi non c'è modo, devo collegarmi così tutte le volte? I'm back.
The fight is over. Well, I think I know the outcome. I'm registering increased activity from the cloud. Perfetto, sono pure incazzati, mo. A complete fiasco. Esatto. This was to be expected. Sì. You didn't expect the attack to succeed, did you? If you had seen Rahitra, it was like all the energy had drained out of him. Maybe that's a good thing. Should cool his impulsiveness, right? I Probabile. guess so. Do you think he's finally ready to talk? I'd like to talk to him. Okay. I'm switching you to the bridge. Ok. He should be able to hear you now. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Wow. Enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. Okay. So far, however, your crew has not been cooperative. Anyway, we stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Esatto. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. Quello è All vero. it takes is the right tool. Quello è vero. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why Stanno I keep it simple arrivando. this time. No electro brains, no memory, Uh-huh. only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, Cazzo, no. cluster munitions? Hydrogen. What? Rahitra? Are you serious? Sta... Damn right. I won't leave all this Bomba H. unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Cristo. Dobbiamo andare via, eh. Quite an arsenal. Over the top, I'd say. Esatto. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. Un An understatement. amount of energy could rip the planet to pieces. La I'm madonna. not an idiot. I won't send everything at once. Certo, I'm ok. preparing 8 smaller warheads to start with. And then, We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? Nuclearizzare tutto? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. Sì. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? Ha So I'm going ragione. to avenge my people before that happens. Lo And capisco. ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. Però, I understand how you feel. però. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead Dead evolution. evolution. And probably non-sentient ones. Taking revenge on the Cloud is like... whipping the ocean for sinking a ship? Esatto. Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. Esatto. Esatto. In helping you, Rahitra. Esatto. My memory, you could... It's possible. Potrebbe. Well, thank you. What for? I haven't done anything. Beh, la speranza. It reminded me of my mom. But as long as the Cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent.
What if these Esatto. beings are not our enemy at all? Esatto. Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget Rahitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. Esatto. They're non-sentient, as the doctor put it. Non sono senzienti. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yasna, what do you think? They're not stupid or hostile, but Programmed rather to react. programmed to Esatto, react programmati per to reagire. radio waves, to brain waves. Esatto. How? They're breaking down communications Sì. to thwart the exchange of information. So, Esatto. they see no difference between a man and a machine? Esattamente. They take our brains for transmitters. Esattamente. That's why they're attacking us? Esattamente. Exactly. Sì. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Oh, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Quello che Some of abbiamo them must scoperto. have been predatory. Well, I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention an arsenal. Well, they wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rahitra, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Non mi ricordo nulla di questa cosa qua. Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes. Ah, fair sì. enough. È vero. Lyrans. L'episodio città, sì. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machines survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Sentiamo. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Sì. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. Ok. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What's a guiding principle of a homeostat? I don't... That was a rhetorical question. It's all about survival in changing conditions. Even the harshest Finché ones. rimangono là possiamo Further discutere. forms of necroevolution were no longer threatened by the local fauna, but they had to find sources of energy and materials from which they could produce replacement parts and offspring. Originally, their descendants were undoubtedly powered by radiant radiation. But on Regis, there are no radioactive elements at all. Ah, sounds familiar. When the energy runs out, you have to wheel and deal. Yes, the default source wasn't available anywhere. So they had to look for an alternative. There was a severe energy crisis and a conflict among the machines. Stiamo Simply teorizzando put, una roba they molto fought to complessa, però. survive, exist. That's what Esatto. evolution is all about. About selection. Wait, Doctor. We've established that these beings are mindless. Shouldn't the organisms with the most developed nervous systems win the game of evolution? In this case, instead of a nervous system, there was some kind of electrical one, but the principle remains the same.
Not exactly, sir. The most advanced of the mechanisms that landed here derived energy from their own radioactive resources. Ok. Simpler devices such as small repair systems could have had solar panels. And in that case, would have had a significant advantage over the others. But the other ones could defend themselves. They could attack. With atomic power, yes, that's possible. But I see it differently. In necroevolution, the most successful beings were those that excelled in miniaturization above all else. Ok. Also, the sedentary creations. The former gave rise to the cloud, which the flies form when necessary, in pursuit of a common interest. Meanwhile, the sedentary ones gave rise to a peculiar species of metallic vegetation. Those structures formed the city. La città, So, esatto. it's still functional? No. For some reason, the city lost a fight for survival. And now, there are only rusting remains. Only one form survived. The microbots that conquered the land on Regis 3. So, these flies just adapted best. To the Esatto. conditions of this planet. Esatto. Yes, that's Beh. how it works. L'evoluzione. To summarize, Sì. some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, Sì. until they fell victim to their own overproduction. Probabile. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it Mi sembra un simply, po' strana To me, the come... matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, do you agree? Well, yeah. I very much agree. Another attack would make no difference. Esatto. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. Esatto. what if we Esatto. destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. Esatto. After all, Esatto. the flies need no air, No water, water. or Esatto. food. Potrebbero Only disperdersi. solar energy. Li lasciamo qua. What else could we do? Scappare. If not attack. Evacuate. Mamma We mia. can leave this place Esatto. and never come back. Esatto. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand, I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. I'm done. Warheads are armed. One more press of a button, No. and there'll be no turning back. No. No, amico mio. I can't. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. Ok. But what should I do now? We Ok. have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? I'm going back. Sì. Io non You aspetto Ritra? l'Invincible. Are you flying with us? Ce ne You andiamo. actually mean it? Sì, certo. Damn. Thank you, but I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, Ma ci vorranno ancora dei giorni. this whole mess. But you... I can handle it, Yasna. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Non ti do il mio diario. Good idea. Making records help me keep my head and all this madness. Esatto. That's comforting, I guess. Non viene con noi. Non aspettiamo l'Invincible qui. I've prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and Your your enemy enemies closer. closer. Esatto. Astrogator likes big ships. Esatto. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is opened. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Devo schiacciare qualcosa. Potevamo... ci sono diversi finali. Questo l'avevo intuito. Possiamo nuclearizzare Look for the tutto. control station.
there will be a lever that opens the bow. Possiamo distruggere tutto. E in questo caso abbiamo scelto il got passaggio pacifico. Vi faccio questa piccola spiegazione. Allora, intanto tutta la discussione è andata nella direzione in cui appunto Rotira voleva vendicarsi a tutti i costi. Noi gli abbiamo fatto capire che sono al 99% dei casi un'entità non senziente. Quindi non c'è nulla da voler abbattere, non c'è nulla che ci sta scientemente cercando per ucciderci. Sono delle macchine. Abbiamo buttato giù un'ipotesi incredibilmente complessa, in cui una razza aliena milioni di anni fa hanno mandato dei robot su questo pianeta che hanno incontrato una fauna che abbiamo trovato. Noi queste evidenze le abbiamo viste, le hanno trovate loro. Se vi ricordate, forse l'episodio è quello dove andava tutto a scatti, quando abbiamo trovato il loro campo base, siamo entrati e verso la fine abbiamo scoperto quello che loro hanno scoperto, sedimenti in cui loro avevano fatto delle ricerche, avevano fatto dei sedimenti in profondità, avevano trovato che c'è stato un periodo in cui la fauna e la flora erano molto ricche e presenti. Abbiamo trovato dei fossili, io pensavo fossero delle allucinazioni, in realtà erano dei fossili di animali tipo dinosauri, ecco, per farla breve. E questi robot si sono trovati a dover affrontare la fauna e la flora e sono iniziato, e dato che questi robot potevano replicarsi continuamente, quindi potevano autoprodursi, hanno cercato di autoprodursi per sopraffare questa fauna locale, fauna e flora. Si sono però autoprodotti in maniera eccessiva, ci sono state delle crisi energetiche, qualcosa che potrebbe diciamo risonarci come simile, delle guerre che hanno portato dei conflitti che hanno portato a delle guerre, e quindi alla distruzione. C'è stato quel punto in cui si è distrutto tutto, come vi ricordate sempre da quell'episodio, quando abbiamo appunto analizzato che c'è stato un momento in cui la vita è stata spazzata via. Abbiamo ipotizzato a un'esplosione di una supernova. Diciamo che i raggi gamma se è abbastanza vicino, i raggi gamma che attraversano quel mondo lo distruggono della vita, non lo distruggono in senso materiale, ma della vita in essa presente. E questi robot sono il risultato di questa incredibile necroevoluzione. Noi l'evoluzione la definiamo con questa frase in inglese: survival of the fittest, la sopravvivenza del più adatto, di chi si adatta prima. Noi come esseri umani siamo gli animali che meglio si sono adattati a tutte le condizioni. Ci trovate dall'equatore fino ai poli, quindi in tutte le condizioni. Abbiamo anche creato macchine che ci possono portare in profondità negli oceani e addirittura andare in altri pianeti. Quindi siamo effettivamente la razza più diciamo che si è evoluta meglio, si è adattata meglio. E questa nuvola che abbiamo visto all'orizzonte, queste diciamo mosche, le abbiamo chiamate flies, mosche, sono il risultato dell'evoluzione inversa di quello della nanotecnologia, dell'essere sempre più piccoli e essere al meglio adattati a questo pianeta. Tutto sto casotto gli ha fatto capire che cercare di sfogarsi e di cercare vendetta contro una roba senza cervello, quindi senza una coscienza, diciamo, quindi non contro un essere vivente, ma contro qualcosa di diverso, era totalmente inutile. Lui aveva armato 6 testate nucleari, le oserei chiamare tattiche, perché avevano bombe H da 150 kilotoni, sarebbe stato devastante. Da quello che ho capito, la Condor non si può muovere, perché lui rimarrà qua ad aspettare la Invincible, si butterà stimolanti e cercherà di stare sveglio quanto più possibile, scriverà giù tutto. Noi non abbiamo scelto di aspettarlo, noi gli abbiamo dato il nostro diario, noi ce ne andremo da qui al nostro Astrogator. Credo che queste siano le ultime cose che faremo su questo titolo, però avevamo la possibilità di cambiare tutto e farlo diventare una guerra totale contro di loro, e invece abbiamo fatto cambiare idea al nostro amico. Copy that. Hopper is on its way. Good luck. E l'Hopper arriverà qua. I'm gonna need it. Have a safe flight, Yasna. Your Commonwealth ain't all that bad. Grazie.
Buona fortuna, Rovik. Scusami. No, Rovik. Roitra, buona fortuna. Andiamo. Stiamo per lasciare questo maledetto pianeta. E la soluzione è lasciare tutto così com'è e scappare di qui. Via, via. Questo pianeta rimarrà così, rimarrà fleggato come inaccessibile. Yes, we've reconnected. Great. Hopper is just landing. Questa è la fine, ragazzi. Wow, already? It went smoothly. The landing pad is generous in proportion. Like everything here. Madonna. I can see Hopper. I can't believe I'm finally coming back to you. Andiamocene, andiamocene da Very qui. happy to hear it, Yasna. Andiamocene Me da too, qui. it's just... It was such a long and difficult mission. Are you ready? I'll just close the hatch and... And what? Rimangono qua, io non lo sapevo che ce le avesse ancora. It's nothing. I'm gonna buckle up now. Sì, folle. Ready. Un astrobiologa forse però non avrebbe fatto questo. Hopper is taking off in 3, 2, 1. Leggendo... Dopo vi parlo. Dopo. Ci sono molti modi però per concludere questa avventura. The End. Signori. Vorrei fare una cosa però. No. Ok. Voglio fare una cosa, scusatemi. Signori. Torniamo a noi. Oh no, ora non... Ho skippato? No, perfetto. E non si sente l'audio, mi dà un po' fastidio questa cosa. Perché non si sente l'audio? Perché è un po' buggato il gioco. Non sentiremo l'audio, mannaggia me, solo per farmi vedere il mio faccione. Ragazzi, è stata una storia incredibile. Gli achievement che mi sono apparsi a schermo, che voi non avete visto, mi hanno fatto capire che potevamo perdere l'under, potevamo non andarcene via di qui, potevamo fare 1000 cose. 11-bit Studios sono dei ragazzi veramente molto 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 bravi a scrivere delle storie. Chiaramente qui era basato su un capolavoro della letteratura fantascientifica, quindi ok, ma sono riusciti tranquillamente a farti entrare anche se tu questa storia non la conoscevi. Ok? È veramente incredibile come hanno, diciamo, gestito il corso della storia. Tanti problemi tecnici, other great collaborators, ok? E non ci sono tantissime persone, ma devo interrompere qui, maledizione. Scusatemi, ho dovuto interrompere la registrazione. Dicevo, tanti problemi tecnici, non ci hanno lavorato in tantissimi, ma tanti problemi tecnici che potrebbero risolverli, e se riescono a risolverli, scusatemi, riescono a raggiungere un'ottima storia. Questo gioco, per come l'ho vissuto, mi andrebbe tanto di rivederlo. Mi andrebbe tanto di riviverlo, ok? Con altre scelte. Ecco, l'audio è tornato. E signori, noi l'abbiamo finito. Potremmo selezionare i capitoli e scegliere letteralmente da qui cosa fare e cosa no. Io comic book, vediamo come ce l'ha gestito. Browse entries, browse chapters, browse new. E abbiamo praticamente costruito la nostra città. Cioè, scusatemi, la nostra avventura. Quindi
la Invincible non c'è mai arrivata qui. Dragonfly en route. È esattamente come è andata a livello cronologico della storia. Terzo issue. E non vedremo mai l'Astrogator. Tac. Yasna, ok. È tutta la storia che abbiamo vissuto. Il campeggio, il fatto che non ci rispondevano. La nostra compagna morta. The Last Man. Blam blam blam. La città dove abbiamo lasciato morire purtroppo il nostro Gorsky. Perché è andata a finire così. Figo ragazzi. È figo che ci sia anche questo nel gioco. Io probabilmente proverò in separata sede a fare gli altri finali. Questa è la nostra storia su The Invincible. Io vi invito a supportare Level Studios con un acquisto di The Invincible, perché appunto ci sono più playthrough da poter fare, non li voglio spoilerare tutti. Noi abbiamo visto un finale good ending in cui abbiamo fatto quello che un astrobiologa avrebbe fatto. Un astrobiologa, vedendo quello che ha visto, per quanto la curiosità di una scienziata sia enorme, queste cose si possono riprodurre, queste cose cancellano la memoria e non c'è modo di tornare indietro? No, anche perché buttare via il container con il piccolo contenitore con dentro i flies non ci ha dato un achievement diverso. Forse tenerlo con noi sì, ma avremmo potuto portare questo rischio, questo pericolo incredibile fuori da qui, tenendo ben presente che forse il gioco poteva finire molto prima e molto peggio. Quindi per questo che vi invito all'acquisto. Eleven Bit Studios hanno fatto anche un altro gioco molto 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 bello, This War of Mine, che è veramente toccante come gioco e ti mette nei panni di un civile durante una guerra, durante un assedio. Riprende l'assedio di Sarajevo che è avvenuto durante la guerra del Kosovo degli anni 90. È molto interessante giocare anche a quel titolo perché ti mette non nei panni di un soldato dell'altro, non nei panni di un generale di una fazione dell'altra, ma di gente che non ne aveva un cazzo a che fare con tutto quello e che si è ritrovata in mezzo alla morte, in mezzo a due fuochi. E duro, pesante, ma andrebbe, lo dico, andrebbe giocato in tutte le sacrosante scuole per far capire ai ragazzi, a tutti, quanto facilmente noi possiamo perdere il nostro lato umano e quanto sia difficile mantenerlo in situazioni di vita o di morte. È interessante, non dico studiarlo, quantomeno comprenderlo. Detto questo ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito in questa serie su The Invincible. Non so se pubblicherò tutto insieme, probabilmente pubblicherò tutto quello che rimane in una bottata sola per gli abbonati, perché sono riuscito a registrarlo tutto a questo punto. E io vi invito a lasciare il like a questo video, alla serie in generale, di iscrivervi al canale. Se volete altri contenuti del genere fatemelo sapere sotto nei commenti. Gli abbonamenti sono a 0,99, è solo un livello, dà la possibilità di vedere video in anteprima, risposte prioritarie ai commenti, avere la possibilità di avere, diciamo, non un contatto diretto per ora, ma sto pensando anche a fare una cosa del genere. Quando torneranno, se torneranno le live su YouTube, avere, diciamo, comunque un contatto prioritario, e questo mi darà anche modo di capire cosa vorrete vedere voi nel canale nel prossimo futuro. Di giochi come The Invincible non ce ne sono tantissimi, che sono abbastanza corti da essere giocati linearmente con voi senza dover fare roba off video, quindi giochi open map d'avventura o open world d'avventura, per cui ci sono delle missioni o degli oggetti da dover farmare e doverlo fare quindi non durante la registrazione, tipo The Last Fate ha delle cose che faccio off video. Ma detto questo, io sono stato molto felice di avervi portato The Invincible. Un caro saluto a tutti voi
e ci vediamo nei prossimi video. Grazie ancora per l'attenzione e a presto.